L'hotel di questa notte sarà proprio questo qui. Potrebbe essere una volpe. Mi sembra più un lupo però. Ci stiamo preparando la cenetta. Dopo un'ora di camminata. Questo tratto è veramente molto faticoso. Manca l'ultimo pezzo. Let's go! Benvenuti in questa nuovissima avventura. Sono le 22:10, dobbiamo cenare e questo è lo scenario alle mie spalle. Completamente buio, ci troviamo in montagna e l'hotel di questa notte sarà proprio questo qui. La compagnia di questa avventura sarà Stefano, benvenuti. piatti, bicchieri, pollettino, posate, pentolina e abbiamo tutto ciò che ci serve. Guardate, attorno a noi non c'è veramente nulla. Figata pazzesca. Ci stiamo organizzando come possiamo per passare la notte proprio qui. La passeremo proprio in mezzo alla natura. Un po' di grana padano sopra. Potrebbe essere una volpe. Sembra più un lupo però. Ci siamo spostati dalla zona dove abbiamo cucinato perché abbiamo lasciato un po' troppi odori, soprattutto con la carne. Infatti è arrivata già la volpe a pochi metri da noi e abbiamo detto ok, finiamo di mangiare, sistemiamo, però ci spostiamo in un altro punto. Ora dormiremo, ci prepareremo per la mattinata, la giornata di domani, che sarà veramente molto impegnativa e lo scoprirete perché. Quindi ci vediamo domani mattina. Buonanotte. A noi E a voi. e a voi. Prova notte in macchina, come dimensioni ci siamo. Buongiorno, Buongiorno ora faremo la colazione con i pancake. bella tosta per avere molte energie oggi. Avremo bisogno? Sì, tante. Che bella maglietta. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Si è fatto giorno, ora inizia ufficialmente la camminata. Chiamiamola camminata, ma sono 3 ore e 30 per arrivare a rifugio Pratidali. Siamo in Trentino, zona Fiera di Primiero, vicino alle Pale di San Martino. Il rifugio sta proprio sotto. E vedete delle belle sicuramente. Sarà abbastanza tosto perché ci saranno 1100 metri di dislivello e sarà tutta una salita e poi tutta una discesa che metterà a dura prova le nostre gambe e ginocchia. Vedremo se riusciremo a portarlo a casa. Volevi non fermarti per non perdere tempo? E io faccio pesi intanto. Attorno a noi un spettacolo incredibile, montagne, Pali di San Martino, ora sono completamente offuscate dalle nuvole. Siamo partiti dalla località Cant de Gal e salendo un pochino abbiamo trovato dei parcheggi gratuiti dove abbiamo anche passato la notte. Dobbiamo dire che il tratto iniziale di salita è abbastanza lieve, però abbiamo già iniziato un po' a sudare. Anche perché una salita è vero lieve, però è continua, quindi comunque fate un po' fatica, nel senso non vi dà tanta tregua. Il primo tratto è nel bosco, siamo ancora immersi dentro gli alberi, la vegetazione, dopodiché inizierà la salita molto più tosta. La cosa fantastica è che siamo completamente da soli, non abbiamo incrociato nessuno per il momento, quindi direi che siamo in bolla. Qui c'è una piccola frana sul sentiero. Questi sono i ruderi della Malga Pratidali, molto vecchia. Figata che il torrente va proprio in mezzo al bosco. Dobbiamo seguire il sentiero 709. Tratto un po' erboso. Ci sono abbastanza alberi caduti, però il sentiero è bello sgombro. Per il momento molto pulito e adesso inizia il tratto un po' dove abbiamo il primo strappetto. La vista è mozzafiato e poi con queste nuvole molto basse in mezzo alle montagne è veramente tutto molto suggestivo. Volevo un po' parlare della nottata passata in macchina. Io devo dire che ho passato una bella notte, anzi sopra le mie aspettative. Ho dormito veramente molto bene. Te Stefano? Ho dormito bene, ci stava. E anche la temperatura era giusta, avevamo un sacco a pelo ma si stava bene. Siamo partiti da un'altitudine di 1100 metri
e arriveremo a circa 2200 metri. Salita non troppo ripida ma sempre costante, batte, 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 non ti dà nessuna tregua. Dopo un'ora di camminata, Questo è il risultato. si suda, Jack? No. Come siamo messi a benzina? Siamo quasi in riserva. Aiuto, è passata un'ora e 30 dall'inizio. Bisogna ricaricare con un po' di cibo, un po' di acqua, un po' di sali minerali. Ora ci troviamo esattamente qui. Ora segna un'ora e 40. Impressionante la parete rocciosa. Ora abbiamo il primo tratto leggermente esposto. C'è anche la prima corda metallica. Questo trekking ci saranno dei punti un po' esposti, soprattutto nella parte finale. È leggermente impegnativo, quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto dove si mette i piedi. Qui stiamo camminando proprio sulla roccia. Il sentiero è diventato completamente roccioso e anche abbastanza pericoloso e tra poco saremo proprio lassù, in mezzo alle nuvole. Molto ben segnalato. Nel prato là in fondo ci sono altri 2 caprioli. Dopo 2 ore e 40 un po' di discesa. Scenario pazzesco da film horror. Siamo dentro le nuvole. Questo tratto è veramente molto faticoso, però stiamo vedendo la parete rocciosa immersa nelle nuvole. Tra poco c'è una segnaletica, vediamo quanto ci dirà. No, non sembrava la solita camminata, quindi ho detto facciamolo. Il rifugio non si vede ancora. Dei signori ci hanno detto che mancheranno circa 100 metri di dislivello. Ci siamo quasi. L'ultimo tratto ti taglia in 2 le gambe. Let's go! Manca l'ultimo pezzo. Ci stiamo arrampicando. Arrivati. Siamo arrivati col sole. Tanta roba. Ora pranzeremo, berremo. Ci siamo cambiate le magliette, anzi Jack ancora no. Devo ancora cambiarla. Ci rifocilliamo perché dopo Tante calorie. abbiamo bruciato 1500 calorie, abbiamo fatto 9 km di salita in roccia, quindi è il momento di riposarsi. Le palle di San Martino di Castrozza. Che dire, le immagini parlano da sole. Ci siamo rifocillati, adesso ripartiamo per la discesa. Si è aperta la giornata, spettacolare, le nuvole sono andate via. Discesa è tutta un'altra cosa. Ora stiamo viaggiando al doppio della velocità di prima, nella salita. Scenderemo nella metà del tempo più o meno. Le nostre ginocchia saranno molto sollecitate. Infatti lì c'è uno dei punti più esposti di tutto il tragitto. Nulla di così pericoloso, però sempre meglio prevenire che curare o non curare eventualmente. E qua giù c'è tutta la vallata e là in fondo si può intravedere il parcheggio. Laggiù c'è l'ultimo residuo di ghiaccio. La montagna comunque non è per tutti e dovete saperla veramente apprezzare, perché sì, c'è divertimento se vi piace, ma come capite è ben faticoso, soprattutto con trekking di 1000 di dislivello. Oggi andiamo anche a superare i 1000 di dislivello, quindi capite anche la difficoltà. Dovete saperla apprezzare e sentieri come oggi ti fanno capire che per fortuna non c'è sempre turismo. Va bene il turismo da una parte, ma sapete benissimo che a volte trovare solo le persone veramente appassionate è molto meglio, e qua non avete né seggiovia per arrivare né autostrade, ma dovete soltanto camminare, soprattutto con un trekking, un sentiero abbastanza complicato. Sì, bisogna rispettare la montagna e soprattutto in questi rifugi c'è una selezione naturale, giustamente, di chi ha veramente voglia di farsi i cosiddetti per arrivare a destinazione. Per raggiungere la meta. Siamo arrivati alla fine di questa avventura, bella intensa. Siamo finiti, come penso potete vedere le nostre facce. Bella impegnativa, soprattutto la salita. L'ultima ora e mezza ci ha proprio devastato le gambe. È la parte un po' più complicata, come abbiamo già detto, quindi sulla roccia, da stare attenti perché c'era un po' di corda. Quindi prestate sempre attenzione se volete fare non solo questo rifugio, ma comunque anche in generale. La montagna va sempre presa con la giusta attenzione.
con rispetto. Fatemi sapere soprattutto se vi è piaciuto anche il fatto che abbiamo dormito in macchina, ci siamo un po' arrangiati col fornellino, un po' alla spartana, all'avventura. A noi piace tantissimo questa cosa. In totale abbiamo fatto 18 km e mezzo, 1100 metri di dislivello e 173 piani. Spero che questa avventura montana vi sia piaciuta. Se volete supportare il mio canale lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo in un nuovissimo video prossimamente. Ciao da Jack E Stefano, alla prossima!